Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a vedere come andrà il vostro mese, ovviamente attraverso l'arcano principale, poi le energie, l'ambito amore, coppia single, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni per vederli meglio e i link per acquistarli. E adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi come prosegue il vostro percorso, ovviamente attraverso il mese di luglio. Voi avevate il mago. Spesso questa carta è associata all'inizio, alla manifestazione e anche all'abilità da poter sfruttare al meglio proprio per manifestare qualcosa, forse la comunicazione, la diplomazia, l'intraprendenza, di fare attenzione agli inganni, alla manipolazione, alla dispersione di tempo ed energia, sul fatto che ci sia un nuovo inizio o comunque una nuova fase di un progetto più ampio, più grande e questa può avervi dato quella spinta giusta, anzi anche nel cogliere delle proposte, delle intuizioni che possono essere state utili. E adesso procediamo con la vostra carta proprio del mese di luglio. La stessa la trovate come fine schermata, potete fare uno screenshot e tenerla con voi, meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi, così vi lasciate ispirare e attrarre ovviamente l'energia del vostro arcano del mese che è l'imperatore, perfetta per la concretizzazione, la stabilità e anche il portare ordine. Essendo legata proprio al potere, ci fa capire che magari abbiamo bisogno di avere il controllo di noi stessi ed alcune circostanze, di essere costruttivi, di concentrarsi sulle cose più importanti, di essere lucidi per prendere delle decisioni importanti. Possono arrivare delle soluzioni, soprattutto quelle che aiutano a mantenere tutto quello che avete fatto fino adesso, quindi a proteggere i vostri confini. Consiglia anche di non essere troppo rigidi e quindi di diciamo, acquisire sia quelle vostre stesse energie sia la lucidità per poter essere ben presenti e attivi in questo momento. Mettiamo la vostra carta qui e adesso vediamo quali sono le energie principali del vostro mese, quelle che vi possono aiutare a gestirlo meglio e anche a capire che cosa aspettarvi. Partiamo con questo fante di spade. Che cosa può voler dire? Soprattutto all'inizio del mese di aspettarci qualche momento per osservare, valutare con attenzione. Magari meglio essere precisi, avere un po' di circospezione per o difenderci oppure perché abbiamo bisogno di prenderci cura soprattutto della comunicazione, quella in arrivo e quella che ovviamente è da parte nostra. Il pensiero deve essere abbastanza rapido, giocare un po' d'astuzia, favorire dei cambiamenti, però essendo molto vigili, quindi pian pianino di procedere. Magari questo è il momento giusto, soprattutto se volete cogliere qualche momento per iniziare qualcosa di nuovo, oppure, come abbiamo visto, se c'è già qualcosa che state attenzionando, sia per voi stessi, sia di un progetto, sia anche la presenza di una persona, allora questo è l'atteggiamento giusto per affrontare qualsiasi cosa. Il 3 di bastoni alla fine, poi troviamo la luna, ci permettono di capire
che abbiamo bisogno di esplorare, di metterci nelle condizioni di favorire miglioramento, progresso, avanzamento, però di non aver fretta. La valutazione, anzi l'attesa può giocare un ruolo positivo, quindi se alcune cose sono bloccate, se alcune cose si stanno muovendo lentamente, in realtà non è una cosa negativa, ma come vi dicevo proprio perché ci può permettere di osservare ciò che è davanti a noi, di guardare appunto in avanti le nostre aspettative, la nostra speranza, di valutare anche meglio delle difficoltà. Qui c'è progettazione e c'è valutazione soprattutto di sogni e desideri e di cose che volete realizzare. Alcune cose già nell'immediato, nel corso del mese, altre magari hanno bisogno di più chiarezza, di più comprensione, intuizione e soprattutto appunto se si tratta di cose a lungo termine. E adesso andiamo avanti con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente chi non è interessato o chi vuole anche trovare insomma delle risposte su amicizia e famiglia, insomma potete ascoltare, ovviamente dovete adattare a quello che state vivendo. Troviamo il 2 di bastoni. I bastoni ci parla di espansione, di futuro, di pianificazione, qualcosa da scoprire, ma soprattutto anche questa un po' di attesa, ma un'attesa che è abbastanza costruttiva, perché probabilmente stiamo aspettando il momento giusto o abbiamo bisogno di valutare quello che abbiamo a disposizione per andare a concretizzare effettivamente qualcosa. Io direi che l'attesa può concludersi proprio verso la fine del mese, quindi cioè se state programmando un qualcosa, se state aspettando di avere un certo tipo di informazioni o di maggior chiarezza, io direi che è la fase finale del mese che ci sarà più movimentazione. Per quanto riguarda la coppia, si vede l'intenzione di, come vi dicevo, di proiettare in avanti delle vostre idee, dei vostri propositi, se, sono cose veramente tanto, tanto importanti per voi, tipo una convivenza, un possibile matrimonio o anche, progetti di vita. Ovviamente ognuno ha i propri, vi faccio giusto degli esempi o qualcosa che rifarsi ad allargare la famiglia, eccetera, eccetera. Quindi tanti, tanti vari sogni di riflettere attentamente, di essere proprio ben sicuri, di pianificare e aspettare il momento, giusto. Ricordo che delle novità è un qualcosa si muove abbastanza in fretta, soprattutto verso la fine del mese. Per i single, ovviamente qui vediamo, coppie e situazioni che sono abbastanza positive. Se ci sono delle mancanze, delle difficoltà, delle criticità nelle coppie, soprattutto quelle più datate o quelle che già sapete che da parecchio tempo, c'è una situazione difficile, diciamo consiglio di, vedere un po' queste carte in accezione negativa, e cioè, valutazione e osservazione, come mettere in discussione magari il sentimento, aspettare, vedere se, le cose si possono migliorare. Quindi in questo caso può voler dire che c'è bisogno di, tanta pazienza, tanta concretezza, ma cercare il più possibile di arrivare al sodo. Anche in queste situazioni probabilmente a livello sentimentale c'è bisogno proprio di poche chiacchiere, ma di più fatti, di più concretezza, e lo potete verificare proprio nel corso di questo mese. Per i single vi stavo dicendo che può essere un inizio del mese abbastanza difficile e complesso, che però va a cambiare totalmente verso la fine. Il 10 di spade e il 9 di bastoni vuol dire che o c'è una fase conclusiva di una relazione, quindi state cercando di guarire nelle vostre ferite, nel vostro animo, il vostro cuore, o anche perché magari ci sono alcune cose che non hanno funzionato o non stanno funzionando in questo periodo.
Allora, che siano vecchie delusioni, che sia la conclusione di una storia di una frequentazione, che sia un qualcosa che vi portate dietro o semplicemente perché in questo momento non c'è nulla di interessante, ecco che abbiamo questa fase conclusiva e abbiamo il 2 di coppe. Molto interessante perché effettivamente il 2 di coppe è proprio, innanzitutto la carta di andare a rafforzare, di aver maggior chiarezza, connessione, tranquillità e serenità in voi stessi. Però effettivamente il suo significato può parlare di una nuova connessione, di un legame, di un qualcosa che può essere interessante. Essendo, così giunta proprio alla fine che non fa vedere in questo momento se è una nuova conoscenza o qualcuno di precedente, posso dirvi che forse avete già conosciuto questa persona e che magari c'è stato distacco, allontanamento, o ci sono state delle situazioni complesse che dovevano essere capite, comprese, gestite, allora ci può essere questa specie di riavvicinamento, chiamiamolo così. Altrimenti è proprio una totale sorpresa e quindi un qualcosa che può scattare e ritrovarvi ad avere questa profonda connessione e quindi poi vedere un po' come procede, come va avanti. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica, quella delle finanze, del lavoro. Ovviamente io mi auguro che voi siate in vacanza. Le finanze, le questioni legate al denaro, in fin dei conti, non vanno mai in vacanza. Possiamo trarre delle informazioni che possono anche riguardare l'andamento del vostro lavoro in senso generico, quindi l'ambito materiale, con il 10 di spade, la regina di spade e la torre. Queste consigliano di fare un po' di attenzione. Se ci sono delle preoccupazioni o se ci sono delle cose che sono diventate un po' pesanti da gestire, è il momento proprio giusto per tagliare definitivamente alcune cose, prendere il pieno controllo e cercare di andare a scardinare dalle fondamenta un qualcosa che non sta funzionando. La torre può parlare sia di possibili delusioni o cose degli imprevisti che possiamo aspettarci. Ovviamente qui consiglio di attenzionare proprio questa carta. Cosa può voler dire per voi? Magari di fare attenzione alle spese eccessive, magari di fare attenzione alle vostre stesse finanze. Può anche indicare una rottura, una conclusione, una chiusura definitiva e, si può dire così perché il 10 di spade già indica una fase difficile di conclusione. Per alcuni potrebbe essere una chiusura di una fase che è stata molto stressante, molto impegnativa, per altri può indicare alcune cose che non hanno funzionato e quindi si ha la possibilità di andare un po' a tagliare, ripulire, ridimensionare, direi proprio potare definitivamente alcune cose e quindi prendere finalmente il controllo e gestire poi in modo totalmente diverso, però secondo me a partire dal mese successivo, comunque dal prossimo periodo. Dipende, perché è ovvio che in un'accezione totalmente negativa può parlare di un cambiamento totale, quindi lasciare andare il lavoro per intraprendere qualcos'altro. Non lo so se è quello che desiderate, è una chiave di lettura che comunque per dovere mi sento di dire. Ovviamente se state cercando questo, allora già sapete che affronterete questo periodo e quindi di fare attenzione che si può approfittare proprio per ripulirsi definitivamente, come abbiamo visto sin dall'inizio, di proiettare i vostri sogni, i vostri desideri verso la realizzazione futura. Se tutto procede abbastanza bene, magari appunto c'è un taglio, come vi dicevo, che però è stato un periodo molto estenuante, molto complesso, allora quindi finalmente si ha la possibilità
forse successivamente di riposarsi, di rivedere le cose diversamente. Per chi è alla ricerca di lavoro, queste possono indicare un lavoretto che può essere passeggero o qualche impegno importante per voi in questo periodo. C'è una fase di gestazione, di preparazione al prossimo futuro, probabilmente proprio il 3 di bastoni che, richiamando la stessa energia iniziale, come vi dicevo, porta progressione, porta avanzamento, esplorazione. Probabilmente si devono valutare alcune cose che avete davanti a voi e che c'è la possibilità, non proprio diciamo in questo momento, ma incominciare a pianificare forse una nuova ricerca o forse valutare delle possibili proposte, se continuare un certo tipo di impegno, di lavoro o lasciare andare, e quindi questo 7 di spade può voler dire proprio pianificare, giocare d'astuzia, magari adottare delle scorciatoie, delle cose che però siano giuste, adatte a voi, perché non sempre adottare delle scorciatoie o andare ad accettare un qualcosa che può sembrare poco impegnativo, ma più giusto, adatto a noi, veramente può essere giusto. Quindi scorciatoie sì, ma con cura e attenzione. Vediamo cosa vogliono dirvi adesso per concludere i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo il Sole che si riferisce al Leone. Parliamo di espressione, di autostima, di forza, di crescita. Magari ci sono proprio delle persone che possono ispirarvi, possono aiutarvi in questa fase di crescita, sia per quanto riguarda il livello strettamente personale, emozionale, interiore, sia anche come aiuto e sostegno per le questioni più pratiche. Poi abbiamo l'Acquario e infine Nettuno che si riferisce ai pesci. Questi sono quelli più importanti, quelli determinanti per alcune questioni, come dicevo, proprio vostre, personali, o anche magari nuove conoscenze, nuove situazioni che in qualche modo devono essere attenzionate, ovviamente nel bene o nel male. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete non andate via, perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio, ciao!